Durante le finali mondiali 2021 celebrate dal reparto corse clienti di Ferrari è stata presentata una vettura di rara bellezza, la Daytona SP3. Ultima nata del programma Icona Ferrari, dopo la Monza SP1 ed SP2, è un progetto volto a celebrare le sport prototipo degli anni 60, seguendo le direttive di Flavio Manzoni, senior president del centro stile Ferrari. 599 gli esemplari previsti con un prezzo unitario di 2 milioni di euro IVA inclusa, per una meraviglia definita un inno alla purezza del piacere di guida, un elogio alla semplicità e un telo rosso verso i designer qui svincolati alle rigide regole degli ingegneri e dell'aerodinamica. Entrando nel dettaglio tecnico, nasce di fatto dall'hypercar che ha segnato una svolta per le vetture del cavallino, la Ferrari. Stessa piattaforma con vasca centrale in carbonio T800 e materiali compositi distesi a mano, mentre per il corpo vettura vengono utilizzati una fibra T1000, Kevlar e materiali termoplastici che garantiscono un peso secco di 1485 kg. In posizione centrale e posteriore troviamo il pezzo forte per noi appassionati, il leggendario 6005 V12 aspirato, codice F140HC, con potenza quota 840 cavalli e 697 Nm di coppia massima, senza nessun ausilio di alcun sistema elettrico. Alleluia, alleluia. Il propulsore differisce da quello impiegato sulla recente 812 competizione per l'impiego di bielle in titanio, il 40% più leggere, e un nuovo materiale per il rivestimento dei pistoni. Deriva inoltre dalla Formula 1 la tecnologia che gestisce apertura e chiusura delle valvole, definita dito a strisciamento, riducendo appunto le masse traslanti e ottimizzando le prestazioni. Nuova anche l'aspirazione per garantire una linea rossa a 9500 giri, grazie anche ad un sistema di trombette che dona una curva di coppia ampia e corposa. Le performance sono di altissimo livello, con uno 0 a 100 in 2.85 secondi, 0-200 in 7.4 e velocità massima fissata a 340 km/h. Riguardo al design, cito testualmente Flavio Manzoni. La nuova Daytona SP3 va al di là del concetto di auto stessa, vuole essere una scultura, un'opera d'arte senza compromessi. L'obiettivo era proiettare la classicità delle sport prototipo anni 60 come la 330 P4, la 350 Can-Am o la 512S nell'era moderna, senza replicarne la linea in modo nostalgico ma creando una nuova identità per un oggetto destinato a diventare un gioiello senza tempo da collezionare e, soprattutto, guidare. È pensata per questo. A mio parere non posso che unirmi allo stupore generale del pubblico presente a Villa Cora per la presentazione ufficiale. È una vettura che lascia senza parole. Il frontale è bassissimo, dotato di S-Duct che incamera aria nel vano anteriore. I gruppi ottici minimali godono di due palpebre che nascondono gli abbaglianti, visibili quando si ritirano nel cofano. Dettagli decisamente d'altri tempi. Vista dalle 3/4 è la tipica carrozzeria fusolata delle hypercar, qui in configurazione targa, capaci di suscitare emozioni anche da ferme, come è giusto che sia. Zero aerodinamica attiva e posteriore decisamente azzardato. Come nelle 330 P3 e P4 sono presenti delle griglie orizzontali che attraversano tutto il corpo vettura, sia come tributo a livello di design che come estrattore d'aria calda dal vano motore. Fari molto alti che seguono la curvatura del cofano ed estrattore enorme che ingloba centralmente i due terminali di scarico. Come detto, un design molto azzardato che non incontra i miei gusti. Sono linee un po' troppo futuristiche, preferisco realizzazioni più semplici e pratiche. Tutti gli esemplari sono già stati venduti con la produzione che avrà inizio nel 2022, con le prime consegne previste per la fine dello stesso anno sino a metà del 2024, quando verrà svelata la quarta vettura della famiglia Icona Ferrari. Una concept stradale con richiami importanti e meccanica relativamente old school, un bellissimo mix dal design eccentrico, quasi non da Ferrari.